prepareremo cose turche, delle squisite polpette di melanzane arricchite da peperoni e spezie, ispirate alle mukver, un piatto molto apprezzato in Turchia. Ma prima di cominciare, se il video sarà di vostro gradimento, mettete un like e iscrivetevi al mio canale. Siete pronti? Incominciamo! Per circa 36 polpette di melanzane alla turca avremo bisogno dei seguenti ingredienti: 600 g di melanzane, un piccolo peperone rosso, una cipolla bianca, un cucchiaio di concentrato di pomodoro sciolto in mezzo bicchiere di latte, del sale, pepe nero, sommacco o in mancanza anche del curry va bene, aglio secco in polvere o in granuli, prezzemolo, una bella noce di burro, mezzo bicchiere d'olio extravergine, 100 g di pecorino grattugiato, mezza tazza di farina, 3 uova e del pangrattato quanto basta. Infine olio di semi di girasole per friggere. Inoltre avremo bisogno di un tagliacipolle, così eviteremo di piangere, se no facciamo come gli antichi col coltello. Un pelapatate, un paio di ciotole per vari usi, un dosatore per gelato in modo da ottenere delle polpette regolari, anche l'occhio vuole la sua parte, un termometro digitale per misurare la temperatura dell'olio, della carta da cucina per scolare le polpettine. Partiamo con l'esecuzione della ricetta. Cominciamo con la cipolla, riducendola a dadini oppure, per chi possiede il tagliacipolle, tagliandola semplicemente a metà o a quarti. La inseriamo poi nell'apposita griglia in modo da ricavarne delle sezioni regolari. Facciamo altrettanto con le melanzane. Una volta sbucciate con il pelapatate, le tagliamo a cubi, non troppo grossi, e le inseriamo nello strumento. Anche qui ricavandone dei simpatici parallelepipedi, tutti uguali. Stessa cosa per il peperone. Naturalmente queste operazioni possono essere svolte con facilità anche servendosi di un normale coltello da cucina. Ed ecco il risultato, fantastico! E ora andiamo a spadellare. Scaldiamo l'olio con la noce di burro. Quando sarà ben caldo e il burro sarà sciolto, uniamo le nostre melanzane con la cipolla e il peperone ridotti a dadini. Mescoliamo tutto e poi uniamo il sale e il pepe. Lasciamo crogiolare a fiamma viva per qualche minuto, mescolando con una spatola o saltando di tanto in tanto. Incoperchiamo, poi uniamo il sommacco, l'aglio in polvere, il concentrato di pomodoro sciolto nel latte e diamo una mescolata. Infine, poco prima di spegnere il fuoco, uniamo il prezzemolo tritato. Ancora un'ultima mescolata e poi lasciamo raffreddare. Bene, a questo punto uniamo la farina, le uova, il pecorino grattugiato e del pangrattato. Quanto basta a ottenere un composto piuttosto consistente e lavorabile.
Le nostre polpettine sono pronte per essere passate nel pangrattato, però prima di fare questo le facciamo stare un pochino in frigorifero, basta anche un quarto d'ora. Cominciamo a formare le nostre polpettine servendoci del nostro utilissimo dosatore per il gelato. Una volta formate, disponiamole tutte insieme in un largo contenitore con abbondante pangrattato e ricopriamole con altro pangrattato. Sarà sufficiente agitare il contenitore e rifinire ciascuna polpetta con un rapido passaggio tra i palmi della mano, depositandola su un vassoio prima di procedere alla frittura. Raggiunti i 180 gradi, immergiamo le nostre polpettine, poche alla volta, per qualche minuto, giusto il tempo di diventare di un bel colore dorato. Controlliamo sempre la temperatura dell'olio perché una temperatura troppo alta potrebbe bruciare l'esterno e mantenere crudo l'interno delle polpettine. Giunte a cottura, estraiamole dall'olio e mettiamole a scolare in una ciotola con carta da cucina. Ed eccole qui, calde e fragranti, le nostre polpettine alla turca sono pronte per essere servite. Sono buonissime così, una tira l'altra. Potete utilizzarle per un gustoso aperitivo, un antipasto o un contorno un po' speciale. Se lo desiderate, potete accompagnarle con una salsa allo yogurt, unendo prezzemolo, olio, il succo di mezzo limone, sale e pepe. Oppure una salsa agrodolce con salsa di pomodoro, sale, aceto, zucchero, aglio e olio. Sono buone calde, ma anche fredde in estate. L'ideale per un picnic all'aperto. Provate e fatemi sapere. Grazie per essere arrivati fin qui e arrivederci a presto per una nuova ricetta in musica.